Tra i tanti castelli che costellano le colline e le pianure del Piemonte, ce n'è uno che da secoli alimenta paure, leggende e racconti inquietanti. Il castello della Rotta di Moncalieri. Oggi se ne vedono solo rovine, mura cadenti e torri parzialmente crollate, ma nei secoli passati questa fortezza fu un avamposto imponente, costruito non tanto per ostentare ricchezza e prestigio, quanto per difendere e controllare un territorio strategico. Le sue origini risalgono al pieno Medioevo, in un periodo che possiamo collocare tra l'undicesimo e il XII secolo. Torino, all'epoca, non era ancora la capitale raffinata e barocca che conosciamo oggi, ma una città in crescita, circondata da borghi, campagne e strade percorse da mercanti, pellegrini e soldati. Una di queste vie era chiamata la Rotta, dal latino rupta, cioè strada rotta o via interrotta, un percorso secondario ma fondamentale che collegava Torino verso sud in direzione di Moncalieri, Asti e del Monferrato. Era una strada percorsa ogni giorno da viandanti, cavalieri, eserciti e pellegrini diretti a Roma e, come tutte le strade medievali, era anche un luogo pericoloso, infestato da banditi, predoni e soldataglie di passaggio. Non sorprende quindi che proprio lì fosse costruita una fortificazione, un edificio in grado di offrire riparo ai viaggiatori e allo stesso tempo esercitare controllo militare sulla zona. Il castello nacque dunque come struttura difensiva. Torri di guardia, mura spesse, feritoie per gli arcieri. Non aveva lo sfarzo dei castelli nobiliari, ma la severità tipica delle fortezze medievali, dove la priorità era resistere agli assedi e difendere il territorio. Con il tempo, però, divenne anche dimora per famiglie signorili che controllavano le terre circostanti, trasformandosi in un simbolo di potere locale. Alcune fonti storiche raccontano che il castello fu abitato da famiglie feudali legate ai marchesi del Monferrato, poi passato sotto l'influenza dei Savoia, che progressivamente estendevano il loro dominio su tutto il Piemonte. Questo avvicendamento di signorie e poteri rese la Rotta un luogo sempre al centro di scontri, interessi e lotte di confine. Ma il castello non fu solo teatro di guerre. Secondo la tradizione, ospitò anche ordini cavallereschi, forse persino i Templari, che in Piemonte avevano diverse sedi e proprietà. È difficile stabilire quanto ci sia di storico e quanto di leggendario in questo collegamento, ma l'idea che cavalieri templari abbiano attraversato quelle sale si intreccia perfettamente con il mito di un luogo destinato a rimanere nell'immaginario come centro di mistero e presenze ultraterrene. Dal punto di vista architettonico, il castello della Rotta presentava le caratteristiche tipiche delle fortezze medievali piemontesi. Una pianta quadrangolare, torri angolari, cortile interno e un fossato difensivo che ne aumentava la sicurezza. Le pietre utilizzate provenivano dalle cave locali e la sua imponenza era tale che per secoli incuteva rispetto e timore a chiunque percorresse la via Rupta. Già nel Medioevo, però, la sua fama non era legata soltanto alla forza militare. Le cronache popolari parlano di morti violente, di soldati giustiziati, di prigionieri rinchiusi nelle segrete e mai più tornati liberi. Il castello era un simbolo di potere ma anche di sofferenza, come spesso accadeva nelle fortezze medievali. E secondo molti, è proprio in quelle morti crudeli che si nasconde l'origine della sua leggenda nera. Nel corso dei secoli il castello della Rotta fu più volte assediato e danneggiato. Guerre locali, scontri tra signorie, passaggi di eserciti stranieri ne segnarono le mura, lasciando ferite che ancora oggi sembrano visibili. Col tempo perse la sua funzione strategica e militare, fino a cadere in disuso. Ma mentre la sua importanza politica svaniva, cresceva la sua fama oscura. Già a partire dal Rinascimento i contadini della zona parlavano della Rotta come di un luogo da evitare dopo il tramonto. Raccontavano di cavalieri senza volto, di luci inspiegabili, di rumori sinistri provenienti dalle torri. Voci che si sarebbero moltiplicate nei secoli successivi,
trasformando il Castello della Rotta non più in un simbolo di difesa, ma in uno degli epicentri italiani del mistero e del soprannaturale. Il Medioevo non fu un'epoca di pace e le pietre del Castello della Rotta lo ricordano bene. Fin dalla sua costruzione, la fortezza fu teatro di conflitti, assedi e spargimenti di sangue che avrebbero contribuito a crearne la fama maledetta. La posizione strategica del castello, a ridosso della via che collegava Torino con Moncalieri e il Monferrato, ne faceva un punto chiave per il controllo dei traffici e delle milizie. Chiunque volesse passare di lì era costretto a confrontarsi con i signori che lo governavano, pagando tributi o affrontando la forza delle armi. Questo inevitabilmente attirava scontri con banditi, eserciti mercenari e persino con altre casate feudali. Le cronache medievali riportano diversi episodi di assedio. Si racconta che nel corso del XIII secolo il castello venne circondato da una milizia nemica che tentò di affamarne gli abitanti, tagliando i rifornimenti e lasciando i soldati all'interno a morire di stenti. Alcuni riuscirono a fuggire attraverso cunicoli sotterranei, altri invece perirono tra le mura e i loro colpi furono sepolti in fretta nei cortili interni. Secondo la leggenda, ancora oggi le loro anime non avrebbero trovato pace. Ma la Rotta non fu solo teatro di battaglie esterne. Al suo interno, le segrete ospitarono prigionieri politici, ladri e disertori, spesso sottoposti a torture e condanne esemplari. La giustizia medievale era spietata: mani mozzate, esecuzioni pubbliche, impiccagioni lungo le mura. È facile immaginare come questo carico di dolore abbia contribuito a segnare il luogo di un'aura oscura, destinata a sopravvivere nei secoli. Un'altra leggenda vuole che il castello sia stato per un periodo rifugio di cavalieri templari. Se questa ipotesi non trova conferme storiche certe, è però vero che i templari furono molto attivi in Piemonte e possedevano diverse commende nei dintorni di Moncalieri. L'associazione tra i templari e il castello ha raggiunto un ulteriore livello di mistero alla sua fama, alimentando l'idea che in quelle stanze si siano svolti rituali segreti e che alcuni cavalieri abbiano perso la vita difendendo tesori nascosti. Il sangue versato non riguardava solo soldati e prigionieri. Diverse leggende parlano di amori proibiti e tradimenti finiti nel sangue, dame accusate di adulterio, servitori giustiziati per presunti tradimenti, nobili che si scontravano per questioni di eredità. In un'epoca in cui l'onore e la fedeltà erano valori assoluti, bastava poco per trasformare una lite in condanna a morte. Il Castello della Rotta divenne così una vera e propria fossa comune della memoria. Un edificio che aveva visto scorrere troppo sangue per non rimanerne impregnato. I contadini dei villaggi circostanti, che vivevano all'ombra della fortezza, lo sapevano bene. Non è un caso che, già dal tardo Medioevo, si raccontasse che di notte fosse meglio non avvicinarsi alle sue mura. Lì dentro, dicevano, i morti non dormivano mai davvero. Con l'avvento dell'epoca moderna, il castello perse progressivamente la sua importanza militare. L'artiglieria rendeva obsolete le sue mura medievali e i Savoia rivolsero l'attenzione a dimore più prestigiose, trasformando Moncalieri in residenza principesca. La Rotta, invece, rimase indietro, relegata a presidio secondario e infine lasciata cadere in rovina. Eppure, proprio nel suo abbandono iniziò a crescere la leggenda. Più il castello si spopolava, più le storie di apparizioni e fantasmi trovavano spazio per diffondersi. I viandanti giuravano di vedere cavalieri senza volto pattugliare le mura. Contadini raccontavano di luci misteriose che brillavano dalle torri crollate e chiunque osasse entrarvi al calar della notte tornava con storie di passi, sussurri e figure evanescenti. Il sangue versato nei secoli sembrava non essersi mai asciugato davvero e la fortezza medievale, nata per difendere uomini e territori, divenne lentamente un monumento al mistero e alla paura. Con il passare dei secoli, mentre le mura della Rotta perdevano la loro funzione militare e cadevano lentamente in rovina, cresceva qualcosa di molto più potente delle armi:
la sua reputazione di luogo maledetto. Non era raro, già nel tardo Medioevo, che i contadini e i viandanti raccontassero di fenomeni strani accaduti nei pressi del castello. Le cronache popolari parlano di luci che si accendevano nelle torri crollate quando ormai nessuno abitava più le stanze, di rumori di battaglia che riecheggiavano nella notte e di figure indistinte viste cavalcare lungo la strada che costeggiava le mura. La fama sinistra della rotta si consolidò durante il Rinascimento, quando il castello era già in decadenza. Molti viaggiatori evitavano di passare vicino alle sue rovine dopo il tramonto, preferendo fare giri più lunghi pur di non rischiare incontri indesiderati. Si raccontava infatti che il castello fosse diventato un crocevia di anime in pena, i fantasmi di coloro che vi erano morti in modo violento, soldati uccisi in battaglia, prigionieri torturati, donne e bambini, vittime di ingiustizie. Fu proprio in questo periodo che nacque il soprannome destinato a rimanere, il castello più infestato d'Italia. Una definizione che avrebbe accompagnato la rotta fino ai giorni nostri, tramandata da generazione in generazione, rafforzata dai racconti orali e poi dalla stampa e dai mezzi di comunicazione moderni. Ma perché proprio la rotta? Forse perché nessun altro edificio in Piemonte aveva accumulato un simile carico di tragedie e violenze. Forse perché la sua posizione isolata, circondata da campagne e boschi, la rendeva ancora più inquietante di notte. O più semplicemente perché le persone hanno sempre avuto bisogno di un luogo su cui proiettare le proprie paure più profonde. A differenza di altri castelli italiani, che col tempo sono stati trasformati in residenze signorili o in attrazioni turistiche, la rotta è rimasta un rudere dimenticato, senza restauri né interventi significativi. Questo abbandono ha rafforzato l'idea che il castello non volesse o non potesse essere recuperato. Secondo alcuni, addirittura chi ha tentato di restaurarlo avrebbe subito disgrazie, incidenti o fallimenti improvvisi. Una sorta di maledizione che proteggerebbe il castello da ogni tentativo di riportarlo alla normalità. Non sorprende quindi che nel corso dei secoli la rotta sia diventata un luogo di pellegrinaggio per curiosi e appassionati di misteri. Generazioni di giovani moncaliaresi raccontano di notte passate intorno alle sue mura, di sfide tra amici per entrare al suo interno, di brividi vissuti al sol sentire scricchiolare il vento tra le pietre. Col tempo, il mito del Castello della Rotta è entrato a pieno titolo nella cultura popolare piemontese. Non si tratta più soltanto di una rovina medievale, ma di un simbolo del mistero e del soprannaturale, un punto di riferimento per chiunque voglia parlare di fantasmi e leggende in Italia. E così la Rotta si è guadagnata il suo posto nell'immaginario collettivo. Non come un semplice castello, ma come il castello infestato per eccellenza. Il luogo dove la storia e la leggenda si intrecciano fino a diventare indistinguibili. Se la Rotta è conosciuta come il castello più infestato d'Italia, il merito va soprattutto alla quantità e varietà di apparizioni che, secondo i racconti, popolano le sue mura e i dintorni. Nel corso dei secoli le testimonianze si sono moltiplicate, dando vita a un vero e proprio catalogo di fantasmi, cavalieri, dame, monaci, bambini, persino animali. Alcuni appaiono solo in certe notti, altri sembrano legati a particolari eventi storici, altri ancora si mostrano senza alcuna regolarità, lasciando solo paura e domande senza risposta. La presenza più celebre è quella di un cavaliere templare a cavallo. Secondo la leggenda, sarebbe lo spettro di un guerriero caduto durante una battaglia nei pressi del castello, forse un templare giustiziato, o ucciso tradendo un giuramento sacro. Molti testimoni raccontano di aver visto, nelle notti di nebbia, una figura su un destriero bianco, attraversare il cortile o cavalcare lungo la strada che porta al castello. Il cavallo non emette rumore, gli zoccoli non producono suono e la figura svanisce all'improvviso, dissolvendosi nella nebbia. Alcuni viaggiatori dell'Ottocento riferirono persino di essersi trovati faccia a faccia con questo cavaliere, che li fissava in silenzio prima di sparire. Un altro fantasma famoso è quello di una monaca condannata a morte per una colpa mai chiarita. La leggenda dice che fosse accusata di aver infranto i voti,
forse innamorandosi di un cavaliere o di un signorotto locale. Per punizione fu murata viva all'interno delle mura del castello, in una delle torri. Da allora il suo spirito non ha mai trovato pace. Molti raccontano di aver visto una figura femminile con il volto pallido e il velo nero che si aggira lungo i corridoi o appare affacciata alle finestre. Nei momenti di silenzio assoluto, alcuni visitatori giurano di aver udito lamenti sommessi, come una preghiera interrotta da pianti disperati. Forse l'apparizione più inquietante è quella di un bambino fantasma. Non si tratta di un volto o di un corpo intero. La sua presenza si manifesta soprattutto attraverso il suono di un pianto, un lamento infantile che riecheggia tra le sale vuote o nel cortile interno. Le origini di questa leggenda sono poco chiare. Alcuni pensano si tratti di un bambino ucciso durante un assedio, altri di un figlio illegittimo di un nobile, condannato a morte per non macchiare l'onore della casata. Qualunque sia la sua storia, il pianto del bambino è considerato uno degli eventi più spaventosi legati al castello. Chi lo ha sentito racconta che il suono sembra arrivare da tutte le direzioni, impossibile da localizzare, e lascia addosso un senso di angoscia e impotenza. Un'altra figura che compare spesso nei racconti è quella di un prete o un monaco senza volto. Testimoni lo descrivono come un'ombra nera, con la tonaca lunga e il cappuccio calato, ma priva di lineamenti. Appare spesso vicino all'ingresso, come se fosse un guardiano delle anime intrappolate nella fortezza. Alcuni ipotizzano che possa trattarsi dello spettro di un cappellano del castello, morto in circostanze misteriose, o forse colpevole di peccati mai espiati. La mancanza di volto sarebbe il segno della sua dannazione eterna. Oltre ai fantasmi principali, molti raccontano di soldati in armatura che percorrono le mura, di ombre fugaci che attraversano i corridoi e di strane luci che si accendono all'interno delle torri ormai crollate. C'è persino chi dice di aver visto animali spettrali, come cani da guardia che ringhiano senza corpo o cavalli che scompaiono in un lampo. Negli ultimi decenni, diversi gruppi di appassionati di paranormale e ghost hunters hanno visitato la rotta portando con sé telecamere, registratori e rilevatori di campi elettromagnetici. Alcuni hanno affermato di aver registrato voci inspiegabili, sussurri, grida, preghiere, mentre altri hanno rilevato sbalzi improvvisi di temperatura e anomalie magnetiche. Queste indagini, pur non portando a prove scientifiche definitive, hanno alimentato ulteriormente la fama del castello, che oggi è considerato non solo un luogo storico, ma anche uno dei punti di riferimento per chi cerca esperienze paranormali in Italia. Se i fantasmi del Castello della Rotta popolano le notti dei curiosi, sono le leggende nere a costituire la linfa che ha alimentato la sua fama per secoli. Racconti di amori proibiti, di vendette crudeli, di torture inflitte nelle segrete, fino a maledizioni che ancora oggi, secondo alcuni, penderebbero sulle sue mura. Storie che, vere o meno, hanno fatto della Rotta non solo un castello infestato, ma un luogo maledetto per eccellenza. Una delle leggende più note narra di una giovane nobildonna innamorata di un cavaliere di rango inferiore. Quando la relazione fu scoperta, lo scandalo rischiò di travolgere l'onore della casata. La punizione fu terribile. Il cavaliere venne giustiziato davanti alle mura del castello, mentre la giovane fu rinchiusa nelle torri e lasciata morire di stenti. Si dice che ancora oggi i loro spiriti si cerchino invano. Lui come cavaliere senza volto che cavalca nella notte, lei come dama in lacrime che appare alle finestre illuminate dalla luna. Un altro racconto tramandato nei villaggi attorno a Moncalieri riguarda le oscure segrete del castello. Si dice che qui fossero rinchiusi i prigionieri catturati durante le guerre o accusati di tradimento. Le torture erano brutali: ferri roventi, ruote di supplizio, stanze senza luce dove i condannati venivano lasciati a marcire. Alcuni parlano persino di una stanza del pianto, un sotterraneo in cui sarebbero state murate vive più persone. È in questi luoghi che, secondo molti, si sentirebbero ancora oggi i lamenti e i gemiti imprigionati nelle pietre.
C'è poi la leggenda di una maledizione. Si racconta che un monaco, ingiustamente condannato a morte all'interno del castello, prima di spirare lanciò un anatema. Queste mura non porteranno mai pace e chi tenterà di possederle sarà maledetto. Da allora il castello della Rotta sarebbe rimasto segnato da un destino di abbandono. Ogni tentativo di recupero o restauro secondo la tradizione sarebbe fallito. Crolli improvvisi, incidenti, fallimenti economici. Per questo ancora oggi c'è chi crede che la Rotta rifiuti ogni forma di rinascita. Molti altri racconti popolari parlano di tradimenti e vendette consumati tra le sue mura, nobili assassinati dai loro stessi familiari per questioni di eredità, servitori giustiziati per furti mai provati, cavalieri uccisi alle spalle dai compagni. Il castello in queste storie non è solo teatro di violenze, ma quasi un personaggio a sé, un'entità oscura che si nutre di sangue e tradimenti e che conserva per sempre le anime di chi vi ha trovato la morte. Come se non bastassero le leggende antiche, negli anni 70 e 80 il castello tornò protagonista della cronaca locale. Diversi giovani raccontarono di aver trovato tracce di riti satanici, candele consumate, simboli incisi sui muri, resti di animali sacrificati. Non sappiamo quanto ci sia di vero e quanto di leggenda metropolitana, ma il collegamento con il mondo dell'occulto ha rafforzato ulteriormente la fama della Rotta come luogo maledetto. Alcuni sostengono che proprio questi rituali abbiano risvegliato le presenze che infestano il castello, dando loro nuova forza. Le leggende nere del castello della Rotta non sono solo racconti folcloristici, sono un vero e proprio archivio delle paure collettive. Ogni generazione ha aggiunto il proprio tassello. I contadini medievali parlavano di cavalieri e dame uccisi per amore. I popolani del Rinascimento ricordavano torture e maledizioni. I giovani degli anni 70 temevano i riti oscuri. Tutti però concordano su un punto. Il castello della Rotta non è un luogo come gli altri. È un simbolo del dolore e della morte. Un posto che respinge la vita e conserva il ricordo eterno di ciò che vi è accaduto. Chi arriva oggi al castello della Rotta non trova più una fortezza imponente, ma rovine silenziose che si ergono in mezzo alle campagne. Le torri, un tempo solide e minacciose, sono in gran parte crollate. Le mura, segnate da secoli di battaglie, intemperie e abbandono, mostrano crepe profonde. Mentre la vegetazione ha preso il sopravvento, insinuandosi tra le pietre e coprendo ciò che resta del cortile interno. Il castello non ha mai conosciuto una vera rinascita. Diversi progetti di restauro si sono susseguiti nel corso del Novecento e dei primi anni 2000, ma nessuno è arrivato a compimento. Costi proibitivi, difficoltà burocratiche, vincoli storici e, secondo i più superstiziosi, la maledizione che grava sulla fortezza hanno impedito ogni tentativo di recupero. Così la Rotta rimane sospesa tra il passato e il presente, un rudere che resiste al tempo ma che non trova pace. Nonostante il suo stato, o forse proprio grazie ad esso, il castello continua ad attirare l'attenzione di curiosi e appassionati. Negli anni è diventato una meta di pellegrinaggio per amanti del paranormale, esploratori urbani e giovani in cerca di emozioni forti. Le notti attorno alle sue mura sono state teatro di sfide tra ragazzi, veglie improvvisate e persino di veri e propri raduni di ghost hunters, armati di telecamere a infrarossi e rilevatori elettromagnetici. La stampa e la televisione non hanno mancato di dare spazio al mito della Rotta. Documentari, articoli e programmi dedicati al mistero hanno contribuito a diffondere la sua fama ben oltre i confini piemontesi, trasformandolo in un simbolo nazionale del paranormale. Oggi, digitando Castello della Rotta su internet, ci si imbatte in centinaia di video, blog e reportage che raccontano esperienze di paura, leggende e presunti avvistamenti. Non mancano però le polemiche. Molti storici e cittadini di Moncalieri ritengono che la Rotta sia un bene culturale da salvare, non solo un castello dei fantasmi. Le sue origini medievali, il ruolo strategico che ebbe nel controllo delle vie di comunicazione e la sua architettura pur rovinata ne fanno un monumento che meriterebbe tutela e valorizzazione. Tuttavia, senza fondi adeguati e senza un progetto stabile, la sua sorte rimane incerta. Intanto,
Le leggende continuano a crescere. Alcuni sostengono che la rovina stessa sia parte del fascino. Restaurare la rotta significherebbe cancellarne l'anima misteriosa, spegnere il mito che per secoli ha alimentato la fantasia dei piemontesi. Meglio, dicono, lasciarla così. Un luogo sospeso tra rovina e leggenda in cui chiunque può proiettare le proprie paure e suggestioni. Oggi dunque il Castello della Rotta è allo stesso tempo un monumento storico dimenticato e un'icona del mistero contemporaneo. Un rudere che vive più nelle storie che nelle pietre, più nell'immaginazione collettiva che nella realtà quotidiana. E forse è proprio questa la sua forza: continuare a esistere nonostante tutto, non come un museo o una residenza restaurata, ma come simbolo eterno di un medioevo di sangue e di fantasmi che non smettono di camminare tra le sue mura. Il Castello della Rotta di Moncalieri non è soltanto un rudere medievale, è un frammento di storia piemontese, una fortezza che ha visto passare cavalieri, guerre, torture e tradimenti, ma soprattutto è un luogo che nel tempo si è trasformato in qualcosa di più, un simbolo del mistero e del paranormale in Italia. Le sue mura, oggi corrose dal tempo, custodiscono secoli di memorie e paure. Ogni pietra sembra raccontare un episodio di sangue o di dolore, un assedio, una condanna, un amore spezzato. E forse è proprio per questo che, secondo molti, quelle energie non se ne sono mai andate. I fantasmi che popolano la rotta, il cavaliere templare, la monaca, il bambino che piange, il prete senza volto, sono diventati parte integrante del mito. Figure che vivono nell'immaginazione collettiva tanto quanto nei racconti di chi giura di averli visti davvero. Ma oltre i fantasmi c'è un'altra presenza che aleggia sul castello, quella della memoria popolare. Ogni generazione ha aggiunto un tassello al mito, dai contadini medievali che evitavano di passarvi di notte, ai giovani degli anni '70 che lo sfidavano come prova di coraggio, fino agli esploratori urbani di oggi che filmano ogni angolo alla ricerca di presenze invisibili. In questo modo la rotta non è mai morta davvero. Continua a vivere nelle storie, nei video, nei sussurri scambiati attorno a un fuoco o davanti a uno schermo. Ed è qui che nasce la domanda più inquietante. Il Castello della Rotta è davvero infestato? O sono le nostre paure e i nostri racconti a tenerne in vita i fantasmi? Forse le apparizioni non sono altro che proiezioni della nostra immaginazione, alimentate da secoli di leggende. O forse, come credono i più sensibili, quelle anime sono ancora davvero lì, imprigionate tra le pietre, incapaci di trovare pace. Qualunque sia la verità, una cosa è certa: il Castello della Rotta non smetterà mai di far parlare di sé. Non importa quanto crolleranno le sue mura o quanto il tempo cercherà di cancellarlo, il suo mito è troppo radicato per svanire. E finché qualcuno continuerà a raccontarne le storie, il cavaliere templare continuerà a cavalcare nella notte, la monaca a pregare invano nelle torri e il bambino a piangere nel silenzio delle segrete. Il Castello della Rotta rimarrà per sempre il castello più infestato d'Italia.